Oggi voglio condividere con te qualcosa che mi sta davvero a cuore e che penso possa fare la differenza nella vita di molti. Negli ultimi tempi ho notato che su YouTube si parla molto di minimalismo, ma spesso il focus è solo sul decluttering, cioè sul liberarsi degli oggetti in eccesso nelle nostre case. E anche questa è una motivazione che mi ha spinto ad aprire questo canale. Non fraintendermi, fare ordine è assolutamente fantastico e anch'io ho iniziato da lì. Ma sai una cosa? Il minimalismo è molto, ma molto di più. Il minimalismo è uno stile di vita che abbraccia ogni aspetto della nostra esistenza. È un modo di pensare, di sentire, di relazionarci con gli altri e con il mondo che ci circonda. Significa concentrarsi su ciò che è veramente importante per noi, eliminando non solo gli oggetti materiali, ma anche le abitudini, le attività o persino le relazioni che non ci arricchiscono più. Hai mai pensato ad esempio al minimalismo digitale? Io mi sono reso conto che tanto tempo fa passavo ore incollato allo smartphone, sommerso da notifiche, email, social media, eccetera, eccetera. Ogni suono, ogni vibrazione mi distraeva da quello che stavo facendo, rubandomi quindi tempo ed energia. Così ho deciso di fare pulizia anche lì. Ho disattivato tutte le notifiche non essenziali, ho cancellato le app che non utilizzavo e ho impostato momenti specifici della giornata per controllare i miei dispositivi. Il risultato? Ho ritrovato tempo prezioso per le mie passioni, per stare con mio figlio, con i miei amici o semplicemente per godermi un momento di tranquillità. E il minimalismo mentale? Quante volte la nostra mente è affollata da pensieri negativi, preoccupazioni, giudizi su noi stessi e sugli altri? È come avere una stanza piena di cose inutili che ci impediscono di muoverci liberamente. Ho iniziato a praticare la meditazione e a dedicare del tempo alla riflessione personale. Ho imparato a riconoscere i pensieri che non mi servivano e a lasciarli andare. E questo mi ha portato una serenità interiore che non pensavo fosse possibile. Le relazioni, per esempio, sono un altro campo in cui il minimalismo può fare davvero la differenza. Ho capito che non avevo bisogno di circondarmi di un'infinità di conoscenze superficiali. Invece, ho scelto di dedicare tempo ed energia alle persone che veramente contano per me, coltivando quindi rapporti profondi e autentici. Questo ha arricchito la mia vita in modi che non avrei mai immaginato. Ti racconto un'esperienza personale. Ero abituato a dire sì a ogni impegno sociale, a ogni progetto lavorativo, a ogni richiesta d'aiuto. Alla fine mi sentivo esausto e svuotato. Ho dovuto quindi imparare a dire no quando necessario e a stabilire dei confini sani e a proteggere il mio tempo e le mie energie. Questo però mi ha permesso di focalizzarmi su ciò che davvero amo e essere più presente nelle attività che scelgo io di fare. Non voglio quindi assolutamente criticare chi si concentra solo sul decluttering fisico. Preferirei però che parlasse di decluttering e non di minimalismo, giusto per non dare informazioni fuorvianti. Quindi dicevo, il decluttering è un passo importantissimo e può essere un catalizzatore molto potente per il cambiamento. Ma fermarsi lì sarebbe come leggere solo il primo capitolo di un libro straordinario. Il minimalismo ha il potenziale di trasformare davvero profondamente la nostra vita, solo se siamo disposti a esplorarne tutte le sfaccettature. Quindi, in sintesi, il minimalismo è un viaggio personale e unico per ciascuno di noi. Non esiste una formula perfetta o un traguardo definitivo. Si tratta di scoprire ciò che è essenziale per noi, di vivere intenzionalmente e di creare spazio per le cose che veramente ci rendono felici. Mi piacerebbe davvero sapere che cosa ne pensi. Hai mai considerato il minimalismo in questa prospettiva? Come ha influenzato la tua vita oltre il semplice riordino della casa? Forse hai trovato il coraggio di cambiare lavoro, di iniziare un nuovo hobby o semplicemente di prenderti del tempo per te stesso. Se ti va, condividi nei commenti la tua storia. Credo che attraverso la condivisione possiamo davvero ispirarci a vicenda e crescere insieme. Io sono qui, pronto ad ascoltare e a dialogare con te. Grazie di cuore per aver passato questo tempo con me. Spero che questo video ti abbia dato nuovi spunti e ti abbia ispirato a guardare il minimalismo con occhi diversi. Ricorda, non si tratta solo di avere meno, ma di fare spazio più significativo nella nostra vita. Alla prossima settimana. Ciao!